Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. In primis le mie scuse per l'assenza degli ultimi 3 giorni, però sono sceso da Partenope, da Amsterdam a Partenope in macchina, quindi capirete che ci è voluto un po' di tempo. Sono stato assente per questo motivo e parliamo del Napoli, però dobbiamo ricominciare finalmente. Arrivati qui in vacanza, ricominceremo con i video sul Napoli. Ovviamente si è giocata Napoli a Naune, amichevole di oggi, risultato larghissimo, come sono poi queste amichevoli estive contro squadre che hanno un livello tecnico comunque diverso. Ne parliamo in questo video e parliamo anche della campagna abbonamenti e della voce di mercato che girava stamattina di un ritorno di fiamma per il difensore. Prima di cominciare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto e un bel like a questo video, così sfrizziamo l'algoritmo e lo facciamo sudare un po' con questo calore estivo. Partiamo dalla campagna abbonamenti un attimo e poi analizziamo la partita. Campagna abbonamenti secondo me da campione d'Italia per diversificazione. Sicuramente ovvio ci sta qualcuno che già sta cominciando ad analizzare, sì, ma l'abbonamento della curva a Roma costa un tantino meno. Ragazzi, comunque dobbiamo capire che siamo i campioni d'Italia, prezzi che lievitano inevitabilmente in base al blasone di una società, quindi dobbiamo anche crescere noi tifosi per quanto riguarda i prezzi di un biglietto, i prezzi di un abbonamento, perché poi vai a vedere una squadra che ogni anno alza l'asticella sempre più ed è anche normale che il business vada di pari passo. Mi è piaciuto lo slogan per la campagna abbonamenti che parte domani, si parla di 25.000 tagliandi massimi, perché è normalissimo, perché avendo uno stadio che ne conta mi sembra non arriviamo a 55.000 posti, quindi siamo quasi alla metà dello stadio da poter riempire con gli abbonamenti e non ti puoi allargare più di tanto, perché altrimenti la vendita di biglietti poi per chi non ha possibilità di abbonarsi, non riesce a farsi l'abbonamento, non riesce per file o diciamo arrivare in ritardo poi a fare l'abbonamento, non ci riesce, non puoi vietare comunque la corsa al biglietto, che poi sarà anche una corsa al biglietto diciamo difficile da andare a fare, perché se lo era già l'anno scorso a ogni partita c'erano comunque file chilometriche su Ticket One, ricevitorie eccetera eccetera. Quest'anno che gli abbonamenti credo che saranno molti di più, io credo che venga raggiunta la quota di 25.000, me lo auguro per il Napoli, quindi sarà molto più difficile per i non abbonati trovare il biglietto. Poi vedremo strada facendo come andrà a finire. Per quanto riguarda l'amichevole, ovviamente ha giocato la primavera, abbiamo visto Mario Rui, abbiamo visto Juan Jesus, abbiamo visto Demme e Zanoli della squadra, tra virgolette, dei titolari. Poi spazio ai primavera, ma Garcia l'aveva già detto, perché comunque vuole studiare tra tutti i ragazzi della primavera che sono a Di Maro chi potrebbe nel caso restare per questa stagione a Napoli. A me non è dispiaciuto Vergara, non è dispiaciuto Cioffi, non mi è dispiaciuto nemmeno Colisacò. L'ho già detto in un video precedente, ragazzo comunque altissimo a centrocampo, è una diga, sembra veramente molto più alto di tutti, e lo è perché mi sembra che supera il 1,94 m. Poi è un ruolo che dovrebbe ricoprire da vice Anghissà, quindi vedremo poi il mercato se porterà il vice Anghissà oppure ripiegheremo su Colisacò. A me non voglio dire che non dispiacerebbe scommettere su un giovane della primavera come vice Anghissà, però mi rendo anche conto che dovendo andare a giocare la Champions, 3 competizioni, Champions, Coppa Italia, Serie A, comunque ti serve una formazione più che competitiva. Poi sarà Garzia a scegliere
se deve restare qualcuno o meno, vedremo strada facendo. Quello che voglio dire dal punto di vista del nome che sta rimbalzando di nuovo in area Napoli per quanto riguarda il sostituto di Kim Min-jae, stamattina ho letto una notizia che Danso, si stanno facendo sondaggi, si cercherà di portare un'offerta più che valida. Ho letto che il Napoli offre 15 milioni a differenza dei 22. A me mi sembrano cifre molto strane, perché quando si parlava prima di Danzo ne volevano 35, non si chiude nemmeno a 40, eccetera eccetera, quando si parlava 2 o 3 settimane fa già di Danzo. Però devo dire che di tutti i nomi che sono stati fatti tra Itakura o Itakura, Killman, Lenormand, tutti i difensori che sono stati comunque menzionati nel mercato in orbita Napoli, Danzo ha sicuramente qualcosina in più. Quindi spero che il Napoli riesca a preparare e a portare a termine l'affondo per il difensore centrale quanto prima. Vedremo gli sviluppi di questo calciomercato. Vi chiedo di nuovo scusa per questi 3 giorni di assenza da YouTube, ma sono tornato, sono in vacanza a Napoli. Sempre Forza Napoli e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!